Una cosa, prima che me la dimentico, anzi due. La prima è che, vista la defenestrazione inevitabile del presidente, si è pensato di eleggerne un secondo. Questa volta sarà una quota rosa, ufficialmente presidente del canale Francesca, la moglie di Giuliano. Giuliano inevitabilmente sarà vicepresidente. E questa è la prima novità. La seconda novità, interessante tanto quanto la prima, è che si vocifera ci possa essere nel 2025 una reunion 3. Quindi recchierite e aspettatevi di tutto. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 12 ottobre 2024, sono circa le 7:10, siamo in strada, direzione Toscana, Cutigliano, o meglio ancora, Passo dell'Abetone. Quindi la facciamo bestemmiare col bancomat, l'ha detta il bancomat, adesso facciamo benzina e si va a vincere facile. Eccolo qua, erogatore 7, facciamo benzina. Questa mattina abbiamo visto nascere il sole e adesso spunta anche un po' di nebbiolina. Qui siamo in pianura, ragazzi, caldo e freddo fa questo effetto, ma guardate intorno a voi, non c'è una nuvola. Next stop Cafesito, immagino. Eravamo fermi ad un semaforo e di fianco a noi si è affiancato un RT blu. Ho detto questi sono Rino e Paola, e difatti sono loro. Siamo appena presi un caffè in questo bar e da qui si punta l'Abetone. Eccoli qua, no? Ciao, ciao! Tra una curva e l'altra, ragazzi, siamo arrivati sul Passo dell'Abetone. Siamo un po' in anticipo, sono le 11:05, ma è giusto così. Vi devo dire che la strada, il versante emiliano, non è messo benissimo. Come si entra in Toscana il fondo migliora decisamente. Ci sono un po' di lavori, ma adesso troveremo un parcheggino. Eccolo qua, Giuliano, aio! I sardi sono già presenti, ragazzi, sardi al completo. Adesso parcheggeremo. Ehi Gio, buongiorno. Parcheggiamo qua. Arianna, sono tutti quanti praticamente. Boom. Gio, è tanto che eri qua? Aio, ciao, buongiorno. Perché questa qui è una santa. Questa è una santa. Io sono santo, santo subito. È una santa. Sì, scendi. Ciao Massimiliano. Ciao. Francesco da Milano. Bene, ne siamo un po', Francesco. Sì. Da Milano a Arezzo, un po' da tutte le parti qua siamo. Aio! Allora. Ciao. Ben arrivati. Grazie. Ciao Marco. Ciao Francesco. Bene, tu? Ci coinvolge Viaggio. sempre. Ma no, io sono stato il detrattore. Io dicevo a Giuliano, dicevo a Giuliano non venire, cioè non, e lui diceva no, alla fine dicevo questa alla fine verrà, e infatti alla terza telefonata ho detto Giuliano, vengono. È più forte, bisogna organizzare la 3, però non vi spoilerò nulla, poi vi dirò. Sarà la volta buona che avrò una maglietta, forse. O no? Ezechiele! Ma dove sei? Ti stiamo aspettando. Hai detto che venivi, hai detto che saresti venuto qui. Abbiamo attraversato il mare. E non ti montagne. Ezechiele, sei proprio un qua. Sul Passo dell'Abetone eravate in tanti ad attenderci, nonostante fossimo in anticipo. Altrettanti siete arrivati mentre eravamo tutti quanti lì. Tra di voi c'è anche chi è passato per un semplice saluto, consapevole che non si sarebbe fermato per pranzo. C'è chi è venuto da vicino, ma c'è chi è venuto anche da parecchio lontano. Il nome? Cristiano. Ragazzi, Cristiano viene da Venezia. Da Venezia, sì. Soltanto per salutarci, è pazzesco, ragazzi, quello che si sta creando in questo momento qua. Buon rientro, credo. Grazie. E buona giornata anche a voi. Ciao! Ciao. E tutto questo non poteva che farci felici, renderci felici, orgogliosi di quello che si stava creando in quel momento. Sì, perché in fondo la felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha. E noi in quel momento avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno. C'era una bellissima giornata di sole e la stavamo condividendo con persone che hanno la nostra medesima passione. Stavamo dando un volto ai nick o ai nomi che vediamo scorrere sotto i nostri video. Abbiamo avuto modo di
stringerci la mano, di farci un sorriso, di scambiare due parole, e quindi stavamo condividendo tutto a 360 gradi. E così pian piano siamo arrivati alle 12:15, momento in cui abbiamo approfittato per farci sì una foto di rito, ma soprattutto per tornare in sella, discendere il passo e puntare Cutigliano. Da lì saremo andati ovviamente da Fagiolino. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Dove ci attendevano Diletta, Rocca e il suo magnifico staff. Ciao. Allora? Tutto bene? Bene. Com'è andato il viaggio? Tutto a posto, tutto a posto. Buongiorno signora. Buongiorno, sì, tutto bene, grazie. Bentrovati. Massi deve essere di là a fare accoglienza, sai? C'è Rocca a fare accoglienza qua. Ciao, 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 ciao. Ciao. Dove sta Rocca? Grazie mille. C'è Max a fare accoglienza. Sei il numero 1. Non è la princesa, non è la princesa. Non vergogna. Aspetta che mi è cascato tutto qua. Come stai Giulia? Bene. Ha fatto un viaggione lui. Sono stato io il detrattore che gli dicevo non venire. Non venire. Ho detto guarda pensaci. Alla terza chiamata ho capito che sarebbe venuto. Ragazzi, oggi mi sono dedicato poco ai video e molto alle persone. Sì, perché ho avuto estremamente piacere di trascorrere il mio tempo con voi piuttosto che a fare riprese. Eravamo 42 persone, mi dispiace per l'assenza di Giangavino, ed era come essere in famiglia, condividere esperienze, conoscersi, stringersi la mano, avere una parola bella l'uno per l'altro. Questo è stato il senso di questa giornata. Conoscervi dal vivo è qualcosa di meraviglioso, fondamentalmente è il senso di questo canale. Tralasciando il pranzo da Serie A, da Fagiolino, Diletta e Rocca si sono confermati essere un team estremamente superlativo, vincente. Da Fagiolino è semplicemente una garanzia. Salute! Dagli antipasti ai primi, al dessert, al servizio, alla location, alla giornata fantastica. Anche il meteo ci ha remato a favore. La cosa più bella fondamentalmente è che tutti voi siete stati bene, me l'avete confermato, me l'avete detto. Non solo voi avete riso e scherzato con me, ma la cosa più bella è vedervi ridere e scherzare tra di voi come se vi conosceste da sempre. Questo fondamentalmente è lo spirito che anima il mio canale, un senso di gratitudine verso tutti. Grazie, grazie ed ancora grazie di esserci stati. Adesso ci stiamo preparando per la cena, dormiremo qui da Fagiolino e domani da qui torneremo verso casa e faremo dei bei chilometri insieme. A domani. Ragazzi, buongiorno, 9:29 per l'esattezza. Siamo partiti da poco da Fagiolino. Quando veniamo da queste parti stiamo sempre con il cuore in pace, siamo sempre benissimo. Rivedere Diletta e Rocca è sempre estremamente piacevole, perché non è come essere in famiglia, è una famiglia. E la cosa che dicevo anche a Rocca e a Diletta che mi ha fatto molto piacere è sapere che tutti sono stati bene ieri. Questa è la cosa più bella in assoluto, perché l'obiettivo, lo scopo, il fine di questo incontro era esattamente questo: star bene, conoscersi, ridere e scherzare. Se poi il tutto è accompagnato da una comitiva da Serie A come quella di ieri, cibo ottimo e location meravigliosa, la giornata di ieri era splendida. Oggi comunque c'è qualche nuvoletta, ma dovrebbe graziarci, è tutto meravigliosamente fantastico. Adesso puntiamo il Ponte del Diavolo e poi da lì inizieremo ad avvicinarci su un passo particolarmente bello, asfalto ottimo, almeno l'ultima volta che siamo stati lì era ottimo, ma non vi anticipo nulla, facciamo un po' di strade insieme e poi condivideremo anche quei chilometri lì. Tra una curva e l'altra, eccolo qua,
Ponte della Maddalena, o anche detto Ponte del Diavolo. Non facciamo neanche una sosta visto che ci siamo fermati altre volte, proseguiamo e il tempo che risparmiamo qui lo impiegheremo in altre soste, però diciamo che a differenza di altre volte questa volta l'acqua c'è fortunatamente. Una macchina che è uscita fuori strada, adesso bisognerà inventarsi un altro giro perché qua la strada è chiusa, c'è una macchina completamente disfatta e sono i carabinieri come vedete e c'è una fila eterna qui. Vediamo un attimino, magari provo a parlare col carabiniere per se mi fa passare lì dietro, ma glielo chiedo, con la moto magari si riesce a passare, glielo chiedo. Per caso con la moto riesco a passare dietro? Ok, facciamo inversione, giro qua. Le altre macchine, si deve proseguire verso nord. Sì, va bene, grazie. Non c'è verso ragazzi, c'è una macchina completamente distrutta, spero non ci sia fatto nulla e quindi cambieremo in parte il nostro giro. Ci stiamo dirigendo verso Lucca e poi da Lucca punteremo Massa perché vorremmo fare il passo del Bracco e quindi il navigatore non mi dà molte altre alternative, vedendo anche la cartina non è che ci sia molto altro di meglio da fare. So che è stata un po' noiosa ma ce la sciroppiamo noi e via go. D'altronde quando ci sono di mezzo gli imprevisti non è che si può fare chissà quanto. Stiamo facendo l'Aurelia per arrivare dai passi del passo del Bracco, è un incubo, semafori ogni 100 metri, andrebbe bene anche andare a 50 all'ora costanti ma non fermarsi di continuo per i semafori, invece a quanto pare sull'Aurelia non me ne ricordavo ma è disseminata di semafori e di fotored. L'SP10, la strada che stiamo percorrendo adesso, che costeggia il fiume Vara, e vi devo dire che oltre a essere poco trafficata, poche auto abbiamo incrociato finora, è anche molto sinuosa. L'asfalto tutto sommato non è messo male, quindi finalmente abbiamo lasciato la strada dritta e noiosa e piena di semafori, fotored e traffico e ci avviciniamo molto velocemente al passo del Bracco. Il meteo è un po' così, un po' nuvoloso in questo momento, abbiamo beccato anche qualche goccetta d'acqua ma poca roba. Il passo del Bracco è un valico posto a 615 metri sul livello del mare, sulla strada Aurelia o SS1, situato in provincia della Spezia. Percorso già in epoca romana, tra i percorsi del Levante ligure, il passo è importante perché collega le Cinque Terre e l'entroterra spezzino con il genovese Tiguglio. È circa l'una quando iniziamo ad arrampicarlo. Complice l'orario e complice anche le condizioni meteo, è decisamente poco trafficato. Il manto sì, è bagnato, ma il grip sull'asfalto non manca sicuramente. La strada è molto bella e sinuosa, il manto è semplicemente un tavolo da biliardo. In alcuni punti gli scorci sono veramente notevoli, vediamo il mare, nonostante ci siano delle nuvole basse. In poco men che non si dica, siamo arrivati in cima al passo. Stiamo scendendo dal Bracco e stiamo puntando qualche supermercato, qualche negozietto, qualcosa di simile dove poter comprare. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Del cibo, visto che è ora di pranzo, è circa l'1:10, l'1:15. Una cosa, prima che me la dimentico, anzi due. La prima è che, vista la defenestrazione inevitabile del presidente, si è pensato di eleggerne un secondo. Questa volta sarà una quota rosa, ufficialmente presidente del canale Francesca, la moglie di Giuliano. Giuliano inevitabilmente sarà vicepresidente. E questa è la prima novità. La seconda novità, interessante tanto quanto la prima, è che si vocifera ci possa essere nel 2025 una reunion 3. Quindi recchierite e aspettatevi di tutto. Va bene, focaccia, sì. Focaccia e ci vediamo un affettatino del tacchino, bresaola. Ah, è bresaola. Daniele, la vostra pranzo l'abbiamo fatta qui a Sestri Levante, non ti abbiamo chiamato perché eravamo certi che uno, o ci avresti invitato e due, ti avremmo scomodato inutilmente magari per un caffè o altro. Siccome la cosa era estremamente veloce, l'abbiamo fatta qui alla Coop. Quindi per dirti soltanto che
che abbiamo pensato. Dopo questa rapida e veloce pausa pranzo torniamo in sella e puntiamo verso casa. Ci rimetteremo in autostrada, credo. Lungo la strada ci fa compagnia una leggera pioggia. Come vedete il traffico c'è perché c'è qualche cantiere, ma tutto sommato per ora senza intoppi, ecco. Ho parlato troppo presto. Oggi è la giornata degli incidenti, abbiamo dovuto stravolgere già la prima parte della traccia e adesso chissà cosa ci attenderà, vedremo. Ragazzi, non so come verrà il video finale perché non ho girato tantissime clip, perché come vi dicevo ieri mi sono concentrato più sullo stare in compagnia, sul conoscere le persone, parlare, condividere, ridere, scherzare, piuttosto che stare lì con la cam in mano e a girare le clip. Quello che tengo a precisare è che sono stato decisamente bene e felice di vedervi. Grazie, grazie e ancora grazie. Questo mi sento di dirvi, perché se non ci foste voi dietro tutto ciò, il mio canale sarebbe praticamente soltanto un numero. Invece ogni tanto dare il volto, quello che è un commento, che è un nickname, è qualcosa di veramente, veramente emozionante. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!